Cosa serve per realizzare presentazioni efficaci? È appena passato sul mio feed questo vecchio articolo, All But Good, dell'Harvard Business Review. Commentiamolo insieme punto per punto, ci sono degli spunti molto interessanti. Il primo fra tutti, i grandi presentatori utilizzano poche slide e poche parole. In sintesi, less is more. Cerchiamo di utilizzare tutte e sole quelle azioni, dall'ottimizzazione del click fino all'ottimizzazione della scelta grafica del font, dell'immagine, del colore, per realizzare l'output che genera il maggiore impatto sulla nostra audience. Tutto il resto è spreco. Attenzione però, alle volte ci viene chiesto di condensare il tutto in una slide. Sai quando il capo ti dice fammi una o due slide al massimo, non voglio più slide. Condensare tutto dentro una slide non risolve il problema. Io preferisco avere molte più slide che scorrono più rapidamente piuttosto che meno slide sulle quali rischiamo di impantanarci. Spesso alla fine dei miei speech chiedo quante slide ho utilizzato e magari le persone mi dicono 10, 20, qualcuno osa 40, 50, in speech dove però io magari ne ho utilizzate 250. Non è quante slide usi, ma come vengono percepite che fa la differenza. Tienilo a mente. Punto numero 2. I grandi presentatori non usano elenchi puntati. Verissimo. Io sono contrario all'elenco puntato fine a se stesso, è un modo per spegnere il cervello e tirare dritto su PowerPoint. Finché puoi cerca di trovare uno schema grafico, una struttura, una distribuzione dei testi che ben si combinino con il contenuto visivo o eventualmente grafici e tabelle affinché si crei un'esperienza visiva funzionale al messaggio che devi comunicare. Un bullet point è strutturato, è noioso, non attira l'attenzione e anzi spegne il nostro cervello. I grandi presentatori fanno uso della loro voce. La presentazione ti aiuta a portare in vita dei concetti, scena per scena, slide dopo slide, ma è il modo in cui poi la deliveri che ti permette di fare la differenza. Tieni a mente questo, alle volte fare una piccola pausa di qualche secondo a noi relatori sembra infinito, ma all'audience dà quel momento di respiro che permette di ricatturare l'attenzione e andare avanti. Grandi presentatori creano momenti wow all'interno della presentazione e riporta l'esempio di quando Bill Gates liberò le zanzare durante il suo famoso TED dicendo che avrebbe condiviso la malaria con tutta l'audience. Non c'è motivo per cui soltanto le popolazioni più povere ne devono soffrire. Ovviamente stava scherzando, ma ricordati questa cosa. Le persone tendono a dimenticarsi la maggior parte delle cose che noi gli diciamo durante una presentazione. Se c'è una cosa che si ricorderanno per sempre è il modo in cui le abbiamo fatte sentire. Disegna esperienze, non disegnare delle presentazioni fini a se stesse. I grandi presentatori si preparano, ripassano. Verissimo, non puoi andare a una presentazione impreparato. La preparazione è fondamentale. Pensa che i comici preparano addirittura ogni secondo del loro speech e durante la presentazione utilizzano spesso degli orologi, magari rivolti al contrario, verso di loro, in modo da tenere sott'occhio le tempistiche durante le quali lanciano ogni battuta. Ora, noi in una presentazione non possiamo permetterci il lusso di prepararci così tanto, anche perché sappiamo benissimo che spesso i numeri, gli aggiornamenti arrivano all'ultimo minuto e le ultime slide le aggiorni o le sta aggiornando il tuo assistente mentre stai entrando in una sala riunioni. Ciò però non significa che possiamo permetterci di arrivare impreparati. Ci sono dei piccoli trucchi tecnologici che ci permettono di fare la differenza. Ad esempio, la modalità relatore. La modalità relatore, sia che tu stia presentando in una sala riunioni, su un palco o addirittura online su Teams o Zoom, fa la differenza perché ti permette di avere sempre sott'occhio qual è la prossima slide e le note relatore. Non dovrai leggere, ma avere sott'occhio la prossima slide e avere chiaro quali sono le statistiche chiave di cui stai parlando o le informazioni sulle quali vuoi attirare l'attenzione ti permetterà, anche a fronte di una preparazione un po' più basica, di realizzare un discorso che fluisca e conquisti l'attenzione. In generale, vale la regola d'oro che a mio avviso si applica a tutte le presentazioni. Rimettiamo l'audience al centro. Tutto quello che stiamo facendo, scegliere il numero di slide, scegliere un buon tono di voce che possa catturare l'attenzione, utilizzare le pause che diano del respiro, ma soprattutto prepararsi per una delivery efficace nel rispetto del tempo che stiamo chiedendo alla nostra audience. Se vogliamo del tempo e dell'attenzione, che sono due delle risorse più scarse del genere umano, da parte della nostra audience, dobbiamo tenere presente che se sprechiamo il tempo e l'attenzione che la nostra audience ci avrà accordato, non saremo mai più in grado di restituirglielo. Per cui lavoriamo in maniera rispettosa e creiamo presentazioni efficaci che lasciano il messaggio
in maniera indelebile nella memoria delle persone. Aspetto i tuoi commenti qui sotto. A presto, ciao!